Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di dicembre. Ragazzi, abbiamo la carta della stella. Potrebbero esserci nuovi obiettivi, nuovi desideri, sogni e tenete presente che la carta della stella è la carta che ci parla del destino. Andiamo a vedere un po' con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai 3 corsi gratuiti presenti sul canale e ci sono anche i link per i corsi di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Uno è live e parte a gennaio 2026 e l'altro invece è video registrato ed è adatto a chi si approccia alla cartomanzia. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili, ragazzi. 6 di pentacoli, 9 di coppe, 3 di spade, 8 di coppe, 9 di bastoni, 6 di bastoni, temperanza e regina di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire com'è l'andamento generale delle energie nel mese, potrebbero anche arrivare dei messaggi sciolti. In un secondo momento andiamo a vedere single, non single e via dicendo. Le previsioni per il 2026 sono già online, le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale e adesso vi cambio questa luce perché non si capisce. Ok, così dovrebbe essere meglio. Bene, partiamo da questo 6 di pentacoli che mi indica una situazione abbastanza, direi, tranquilla. Regina di coppe e cavaliere di spade. Per qualcuno il 6 di pentacoli potrebbe rappresentare qualche contratto, qualche accordo che o si sta prendendo o avete preso. Può anche essere semplicemente una relazione, se siete in una relazione, direi equilibrata con un 6 di pentacoli. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Tre di coppe e 7 di pentacoli. Il 9 di coppe è una bellissima carta di appagamento, di soddisfazione personale. Sento che siete ad inizio dicembre in un momento piuttosto, guardate, c'è il 9 di coppe anche sotto, piuttosto sereno, piuttosto direi quasi completo. Andiamo a vedere però questo 3 di spade. 7 di coppe e giustizia. Quindi andrei a vedere anche l'8 di coppe. Regina di bastoni che avete già qui e 6 di spade. C'è come... Allora, punto 1, non vi nego che la giustizia sia... potrebbe indicare una rottura, perché è al contrario. Ma siccome abbiamo un 7 di coppe sopra, potrebbe essere come una fine delle illusioni, no?
Sento come se ci fosse qualche cosa da lasciare indietro. Avete l'otto di coppe, che è una carta di viaggio, di spostamento, di allontanamento da un punto, che è un po' la stessa energia del 6 di spade. Andiamo a vedere il 9. L'idea è che per certi versi si inizi bene il mese e poi ci sia come un tema di cui vi dovete disfare o da cui vi volete allontanare. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Re di bastoni, 8 di pentacoli e forza. Potrebbe essere che qualcuno si deve allontanare per lavoro, perché magari sono stati interrotti dei contratti lavorativi, potrebbero essere, quindi ci si deve spostare. Per adesso non vedo, cioè, diciamo, vedo la volontà dello spostamento, non lo spostamento in sé. Andiamo a vedere se di bastoni. Ok, avete visto com'è volata? Regina di denari e 3 di pentacoli. Andiamo a vedere anche la temperanza. Giudizio e 5 di coppe. Io credo, ragazzi, che il 3 di spade a me indica sacrificio in questo caso. Siccome abbiamo un 5 di pentacoli e una temperanza che mi parla comunque di una guarigione, di un riequilibrio energetico, del rimettere in equilibrio qualcosa, e il giudizio potrebbe rappresentare la presa di consapevolezza di una certa situazione, magari è proprio quella da cui vi volete allontanare. Ho come l'idea che dobbiate rendervi conto che state sacrificando come troppo di voi stessi. È vero che si parte da una situazione abbastanza stabile, però qui è come se si rompesse, sì, può essere, o incrinasse qualche cosa. C'è un set di coppe al contrario, io sento che è come se qualche illusione cadesse, qualche tipo di patto, di regola potrebbe anche essere. È come se qualcuno di voi decidesse di non stare più a certe regole, mi viene da dire. E in questo gruppo di carte ho la sensazione che voi diate troppo. Fatemi sapere se vi risuona. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Allora abbiamo un appeso e il sole. Sì, ragazzi, secondo me questo giudizio sarà un po' il preludio di una maggior consapevolezza, perché in realtà mi viene da dire, è un 9 di coppe e non è un 10, innanzitutto, quindi è come se mancasse un pezzetto. C'è questo 3 di spade che sinceramente pesa nella lettura, con questa giustizia al contrario anche. Quindi sento che potrebbe esserci un tema dal quale vi volete allontanare, può essere perché implichi il sacrificare qualche parte di voi, il sacrificare magari del tempo, delle aspettative, degli obiettivi, potrebbe anche essere. Perché c'è anche un set di pentacoli lì su, è come se qualcuno stesse aspettando magari un segnale. Magari questa giustizia al contrario potrebbe essere un tema burocratico che non si è ancora risolto per qualcuno. E vedendola così al contrario, sinceramente penso che in dicembre non cambi molto. Potrebbe essere quello che vi mette un po' in sofferenza e giustamente potrebbe essere un tema dal quale vi volete allontanare e che un po' effettivamente potrebbe condizionare. Però secondo me il mese, abbiamo visto, termina con il giudizio, questo sole che sì, è al contrario, però c'è, e
Oltretutto avete anche un appeso, quindi voglio dire, in qualche modo riuscirete a vedere le cose con un'altra prospettiva, con il giudizio una prospettiva più grande e di conseguenza secondo me ci sarà come un riequilibrio, una nuova speranza, la possibilità di guardare avanti in un altro modo, secondo me. Va bene, andiamo a vedere settore per settore, quindi partiamo dai single. Per gli amici single io sento che potreste effettivamente conoscere una persona, sento che potrebbe essere una persona che vi dà molto, con la quale riuscite a trovare vari punti di incontro, a divertirvi. Ho come l'idea però che non sarà una di quelle persone che conoscerete per attrazione fisica, ma sarà più un incontro barra scontro con questa persona, secondo me. Avrete le idee più chiare verso fine mese, però c'è come qualche tema che vi tiene un po' in sospeso, secondo me, nei primi 15-20 giorni del mese. C'è un 9 di bastoni qui. Vi state difendendo o state usando qualche scusa per non trovare il tempo di vedere questa persona perché magari avete bisogno di prenderla a piccole dosi o comunque c'è un tema principale dal quale vi volete allontanare. Può essere anche un'ideologia, però secondo me verso la fine del mese cambierà un po' il panorama, ma perché voi cambierete il modo di vedere le cose. Sento che qualcuno potrebbe pensare di pentirsi se non coglie questa occasione e quindi ci sarà come una nuova apertura al mondo. Non vedo cuoricini per adesso, ok? Ehm, per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, sento, ragazzi, che avete bisogno di entrare in compassione dell'altro o l'altra e che l'altra persona ha bisogno di entrare in compassione con voi. La compassione aiuta la comprensione e la comprensione espande la coscienza. Ed è possibile perdonare attraverso la compassione. Cioè quando io mi metto nei panni di un altro, cerco di medesimarmi, di immaginare il suo vissuto e vedo la reazione che a me ha così tanto dato fastidio, probabilmente questa reazione prende un'altra importanza, prende un altro peso. E qui lo vedo perché avete il giudizio e anche il sole, quindi come il prendere consapevolezza di quello che prima non si vedeva. Devo dire che secondo me dicembre sarà un momento che riporterà l'equilibrio, la comprensione, la compassione, la voglia di star bene. C'è, scusatemi, c'è un appeso alla fine della lettura. Qui si parla anche di perdono, per qualcuno, soprattutto perché c'è un 3 di spade, potrebbero esserci state, potrebbero esserci stati degli scivoloni da parte di qualcuno. Non so, se sia l'altro o l'altra. A me vibra più come se fosse la vostra energia, che così potrebbe essere stata tentata e si tratta anche di perdonare voi stessi. Per quello che riguarda le persone che sono del terzo gruppo e quindi clandestini, coppie non etichettate, coppie che non si sa se sono coppie, amici con interessi, insomma tutto il resto, devo dire, sento che la passione, ragazzi, nel mese di dicembre sarà un po' sottotono. Questo ve lo devo dire. In realtà un po' per tutti. Ho come la sensazione che ci siano delle cose che si incastrano a livello di passione. Però per il terzo gruppo sarà il tema che non vi farà capire.
non vi farà capire qualcosa. Probabilmente diciamo che avete come un parametro di valutazione orizzontale e vi basate su quello e quindi ci sono come delle discrepanze che non vi fanno capire se l'altra persona ci tiene o no, se, perché magari c'è intimità da quel punto di vista, però non c'è intimità da un punto di vista mentale o emotivo. Quindi è un po' questo che secondo me vi fuorvia, ehm, come dire, vi illude. Però anche qui cercate di avere una visione di insieme della cosa. Mi viene da dire una cosa vedendo la stella, provate ad alzare l'asticella, poi mi dite. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Eh sì, chi corre in una relazione di codipendenza, è per quello che vi ho detto di alzare l'asticella. Paura dell'intimità, ed è quello che abbiamo appena detto, e ascoltare l'ego. L'ego è il personaggio, è colui con cui ci creiamo una maschera, una facciata, un personaggio appunto per sopravvivere nella vita, ragazzi. Ed è anche quello che si lega ai risultati. Se ottengo quello, allora sono un vincente, se non lo ottengo sono un perdente. Che non è così poi, perché non è che siamo un risultato, noi siamo tante cose al di là dei risultati che otteniamo. Se siete rimasti agganciati in qualche relazione codipendente, in realtà non lo vedo tanto, se devo essere sincera, non vedo tanta codipendenza, però ci sono varie sfaccettature, vari gradi di codipendenza. Però è importante studiare, diciamo, la cosa per riuscire poi a vedere l'errore e modificarlo. Finché non si vede l'errore non si può modificare. E invece conoscere, compatire, cioè patire con la compassione, mettersi nei panni dell'altra persona vi fa capire tante cose. Vi fa capire anche quando la persona non ci tiene, perché nel momento in cui io mi sto conoscendo con qualcuno, voi, che siete persone magari anche corrette, non vi sognereste mai di lasciare una conversazione a metà. Magari siete più di quelle persone che fanno un momento conversativo e dopodiché, ok, ci sentiamo, ciao ciao. Quindi quando sento che mi dite, però mi guarda il messaggio, poi non mi risponde, non capisco, io dico sempre, mettiti, girate la questione, tu ti comporteresti così e mi dicono no. Quindi secondo te questa persona ci tiene o no? E la persona si autorisponde. Quindi secondo me il lavoro della temperanza molte volte è importantissimo, che sì è guarigione, ma è anche mettere come un equilibrio tra le due parti. Andiamo a vedere con che segno zodiacale avrete più a che fare a dicembre. Capricorno, amici del Toro, vediamo cos'altro vi posso dire. Potrebbe essere fortemente anche un Leone, abbiamo anche Bilancia e Sagittario. Ah, scusate, c'è anche la stella, Acquario. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Carta numero 22. Guardate, viaggio o cambio di luogo, cambio di location. E qui, è in questa zona della lettura. Però tenete presente che può anche essere astratto, cioè cambio di posto a livello mentale. Prima pensavo una cosa all'inizio e poi facendo tutto questo lavoro
venendo fuori altri pezzi del puzzle ho una visione più grande e la mia idea potrebbe cambiare. Quindi potrei cambiare posizione nei confronti di una persona o di un'idea o di una situazione. Amici del Toro, questo è quello che io avevo per voi. Spero che la lettura, insomma, vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale date like, mettete hype, iscrivetevi, condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi può contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. In quella parte io spiego sia temi correlati appunto con le credenze limitanti, divise per settore, quindi ci sono le credenze sull'amore, sui soldi, sul lavoro, sulla bellezza, sul tempo, ce n'è un'infinità. E in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, cioè è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni che ho condensato e messo lì a disposizione per aiutarvi nel percorso di crescita. Comunque potete dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!